A settembre in Calabria c'è chi va a mare e c'è chi va a montagna. E chi va in montagna certe volte ci guadagna. Ecco qua, mi era venuta voglia di una bella tagliatella e sono andato a cercare qualche funghetto appena raccolto, qualcuno è un po' rovinato, ma penso che una bella tagliatella ci uscirà. Adesso li puliamo per bene, alcuni li conservo e altri ci facciamo una bella tagliatella. Guardate questo che bello, guarda, guarda, va. Per la pulizia dei funghi iniziamo con il tagliare la parte inferiore del gambo e la rimuoviamo. Questa sarebbe praticamente la parte terrosa. Una cosa invece che non va mai fatto è lavare i funghi. Il fungo in pratica è una spugna, pertanto assorbirebbe tutta l'acqua e lo renderebbe molliccio, ma cosa peggiore, perderebbe tutto il suo profumo e questa è una cosa assolutamente da evitare. Poi per togliere tutti gli altri residui di terra, insomma le foglie, tutto quello che si sono portati a casa dal bosco, possiamo aiutarci con un pennellino, con uno spazzolino, oppure se lo riteniamo opportuno possiamo leggermente bagnare un po' di carta assorbente e la passiamo su tutto il fungo. Sarebbe bene anche fare una prima pulita proprio sul terreno e se fate un bel raccolto proprio come quello che è stato il mio, sono circa 3 kg più o meno, i funghi potete conservarli congelandoli. Però se avete piacere e soprattutto se me lo scrivete qui sotto nei commenti, magari posso fare un video quando faccio la tagliatella a modo mio con i porcini e magari quest'anno la vado a fare nel maxi padellone, così la riempio per bene, una bella pappardella oppure un bel risotto e ci scialiamo. Ma fatemi sapere anche nei commenti qual è il vostro piatto preferito a base di funghi porcini e se vi fa piacere scrivete anche la ricetta, così magari posso scoprire quali sono i vostri trucchetti per questo primo piatto davvero da leccarsi i baffi. Andare per funghi è una cosa bellissima, oltre allo stretto contatto con la natura è altamente rilassante, soprattutto per me che faccio un lavoro al chiuso sedentario, perché credetemi, a volte stare 8, 10, 12 ore davanti al computer è davvero stressante, sia per la testa ma anche per gli occhi, pertanto quando posso godermi questi attimi non me li perdo certamente. Guardate che bello! Ma la montagna, la natura va rispettata perché può nascondere anche delle insidie e l'ideale sarebbe almeno andare in 2 persone e i funghi bisogna conoscerli, evitare quelli velenosi come questo e stare anche attenti a non cadere perché in montagna, ragazzi, si scivola. Però quando tornate a casa poi con il vostro bottino siete davvero soddisfatti e poi, ragazzi, quanto sono buoni i funghi. Certo, come ogni cosa vanno mangiati con moderazione e poi, almeno per come sono fatto io, quando mi sono fatto la mia piccola scorta per quelle volte che magari mi trovo con amici a fare la mangiata insieme, quando ho fatto quelli che mi bastano per me, la mia famiglia, basta, non ci vado più. È inutile magari congelarne quintali per chi li trova e poi magari dovete buttarli perché avete ancora quelli dell'anno precedente nel congelatore e ne avete già trovati degli altri. Appunto, rispettiamo la natura e la natura rispetterà anche noi. Intanto continuiamo con la pulizia. Come vi stavo dicendo, oltre a poterli congelare, quando avete un buon quantitativo potete anche essiccarli, però prima di essiccarli dovete tagliarli e tra un po' vi faccio vedere come uso fare io quando ho un po' di quantitativo come questo di oggi. Intanto vi dico che dopo essere tornati a casa col vostro raccolto, se credete di mangiarli entro un paio di giorni, potete conservarli avvolgendoli in un panno umido, non insuppato, mi raccomando, umido, e poi li tenete in frigo. E ricordatevi però che dovete consumarli entro pochi giorni.
Porcino calabrese, noto anche come Boletus aereus, correggetemi mi raccomando se dovessi dire delle informazioni sbagliate, sono molto rinomati per la loro rara presenza e sono considerati davvero una prelibatezza e un'autentica delizia culinaria proprio per gli appassionati di funghi. La Calabria, infatti, con il suo clima mediterraneo e una vasta foresta, fornisce davvero il terreno ideale per la crescita dei funghi porcini. Infatti, i boschi di castagne, di faggi e di querce offrono l'ambiente proprio perfetto per la loro proliferazione. Ed il periodo in genere migliore, la stagionalità, inizia proprio da settembre fino a verso novembre. Durante questo periodo, infatti, gli appassionati di funghi si recano nei boschi in cerca di questo vero e proprio tesoro della natura. Ma la Calabria non è soltanto il fungo porcino, ci offre nelle sue montagne anche il tartufo nero. Ora voglio sapere da voi se ci tenete a venire con me un giorno a Tartufi. Andrò insieme ad un esperto, a un mio amico del posto, e con il cane andremo a cercare il tartufo nero calabrese, che anche lui è una squisitezza rinomata della montagna. Però ragazzi, voglio tanti commenti sotto, voglio vedere che veramente ci tenete, perché ragazzi, fare un video così non è così semplice, è abbastanza impegnativo per me, però sapete quanto ci tengo a voi, quanto vi voglio bene, so che tanti di voi aspettano costantemente l'uscita di ogni nuovo video, anzi vi invito, a chi ancora non l'ha fatto, ad iscriversi, è gratuito, al canale e soprattutto a cliccare sulla campanellina, così ogni qualvolta che caricherò un nuovo video riceverete sul vostro smartphone la notifica e potrete gustarvelo in anteprima. Sto continuando la pulizia e tra un po' abbiamo finito con tutta questa bella cassettina. Pertanto, guardate com'è bello questo, sono tutti senza davvero un verme, li sto controllando, ma se avete dubbi che ci possa essere qualche intruso, io vi consiglio di metterli su un foglio di giornale con la testa rivolta verso il basso, così se c'è qualche animaletto, se c'è qualche vermetto, tenderà ad andare verso il gambo, verso sopra, e così facilmente lo potete togliere. Ma torniamo alle preparazioni culinarie. Oltre al più comune risotto o pappardella o tagliatelle che siano, in Calabria si usa fare anche la frittata di funghi e la loro consistenza e il sapore distintivo rendono i piatti ancora più appetitosi. I funghi porcini poi sono una fonte eccellente di proteine, ma non solo, sono ricchi anche di vitamine e minerali essenziali come il selenio. Sono noti per le loro proprietà antiossidanti e anche per il sostegno al sistema immunitario, e in questo periodo, credetemi, ne abbiamo bisogno tutti di rafforzare il nostro sistema. Un altro aspetto davvero bellissimo della raccolta dei funghi è la condivisione tra le famiglie e gli amici, che poi unisce le persone e permette loro di godere della natura e della cucina locale. Ma ragazzi, il posto dove si trovano i funghi, ahimè, non te lo dice nessuno, devi andare da solo e devi andarteli a cercare. Benissimo, vi stavo dicendo che io una parte li andrò ad affettare per metterli ad essiccare, magari quelli un po' tra virgolette più bruttini, i gambi, e io per tagliarli utilizzo il mio affettatutto, che è un attrezzino davvero comodo per questi lavoretti di casa. In pratica questo fa 5 tipi di taglio e soprattutto riuscite a regolare secondo il vostro gusto, la vostra preferenza, lo spessore della fetta. Pertanto riusciamo a fare, che dire, le chips di patatine oppure tagliarci i funghi dello spessore che desideriamo. Guardate come vengono bene. Se vi fa piacere un video più approfondito per questo affettatutto, che poi non è che affetta soltanto, fa le patatine a stick, insomma fa 5 tipi di taglio, fatemelo sapere che magari vi faccio un video più approfondito e dedicato. Per essiccarli potete utilizzare due modi: o l'essiccazione naturale, cioè lasciarli ad essiccare all'aria aperta, però questo processo può richiedere anche alcuni giorni oppure settimane.
Questo varia a seconda dello spessore delle fette, ma anche delle condizioni ambientali. Io personalmente preferisco l'essiccazione con un essiccatore dalla temperatura controllata, soprattutto in questo periodo, perché non devono assolutamente contenere umidità. Sono pronti quando saranno belli secchi e risulteranno duri al tatto. Poi per utilizzarli ovviamente vanno reidratati in acqua tiepida. Basta conservarli comunque da secchi in un contenitore ermetico. Gli altri che non ne vado ad essiccare vengono tagliati così a coltello a pezzetti e poi li metto nelle buste e li vado a congelare. E questi in pratica sono quelli che utilizzerò per il risotto, per la tagliatella, per la frittata oppure da fare insieme alla carne. E chi più ne ha più ne metta. Io intanto volevo ringraziare tutti voi che siete rimasti fino a questa parte del video. Spero che questi semplici consigli vi aiutino a godere al meglio di questo tesoro autunnale. Ringrazio tutti voi per essere stati qui con me in questa esplorazione culinaria dedicata ai funghi porcini. Spero che abbiate apprezzato le semplici informazioni e le dritte condivise in questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticate di mettere un like e condividere con gli appassionati della buona cucina questi video. Se avete domande, commenti o suggerimenti, lasciateli in un messaggio qui sotto. Sarò felice di rispondervi. Un caro saluto a tutti dalla Calabria.